Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Regina dei Rally Lancia Stratos, uscita numero 69, edizione Centauria. Il modello è in scala 1:8. La macchina ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1976, oltre a tanti altri titoli, con il pilota Sandro Munari e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. Andiamo a vedere quello che troviamo all'interno del fascicolo: rivestimento superiore e bocchette da reazione, tutto in plastica. Questo è verniciato. Qui abbiamo il posto dove poi andremo a mettere i futuri parasole, le alette parasole, con al centro il vetro, lo specchietto retrovisore. E qua semplicemente a pressione abbiamo lo spazio per poter inserire le due bocchette da reazione. Sono identiche, quindi potremo prendere uno o l'altra, non fa alcuna differenza. Se sbagliamo l'inserimento ci basterà prendere questo, un qualcosa di appuntito. Io ho preso uno stuzzicadenti e farle di nuovo uscire fuori. Ecco qui. Le alette vanno messe con l'apertura verso destra, come è evidenziato perfettamente qui nelle foto in primo piano. Ecco, così. Lui è il mio Michelangelo, il mio fratellino, un gatto tigrato europeo che ha poco più di 2 anni. Mi raccomando, non mi mordere nulla, Michelangelo. È un montaggio, come avete visto, molto semplice. Se vedrete che le due bocchette entrano troppo facilmente, vi basterà mettere un po' di collante qua dietro per bloccarle in sicurezza. Ecco qui. Vi esorto anche a leggere sempre tutti i fascicoli, ma sicuramente questo, dove potrete, così magari per chi non lo ha mai sentito nominare, sapere chi era Angelo Garzoglio. Sì, scusatemi, stavo guardando soltanto una nota, che è stato chiamato per appunto il Rally delle Valli Piacentine per sostituire un copilota ufficiale della squadra Lancia. Lui non voleva più assolutamente partecipare alle gare in quanto copilota, navigatore, ma voleva far parte proprio del team come direttore sportivo. Io vorrei anche leggervelo questo, soprattutto per quelli che non hanno fatto la collezione. Non sono bravo a fare l'oratore, ecco. Ho paura anche di sbagliare, perché mi può capitare nel leggere, e non vorrei. Sto pensando, ragazzi, perché è un contenuto molto importante. Provo a leggervelo. Perdonatemi se sbaglierò mentre leggo, però ecco, prendetene il contenuto. Tragedia al Rally delle Valli Piacentine. Il fuoco non è una cosa consueta nei rally, al contrario di quanto accade in circuito. Ma alla gara valida per il campionato italiano, la Stratos di Perreiasco finisce
in una scarpata e si incendia. I piloti ne escono con vari ustioni, ma non sembrano in pericolo. Invece Angelo Garzoio muore 3 settimane più tardi. Negli anni 70 il peggior pericolo per l'incolumità dei piloti nelle corse automobilistiche è il fuoco. Le auto sono sempre più veloci, ma le loro strutture sono ancora fragili. Nel mondo della velocità in circuito gli incendi si sono portati via tante vite. Fin dal decennio precedente, nel rally, le prestazioni delle vetture sono aumentate a partire dall'Alpine A110 degli inizi del decennio, la prima auto specialistica, ma è stata proprio la Stratos ad alzare definitivamente l'asticella. E capita proprio alla Lancia, il primo evento luttuoso legato al fuoco in un rally. In una gara di campionato italiano, il Rally delle Valli Piacentine, un classico della serie tricolore, che si disputa dal 23 al 25 luglio 1976. Alle competizioni sono iscritte varie lanciastratos, tra cui quelle ufficiali di Pregliasco, Garzoio e Carello e Bernacchini. La gara si disputa su 19 prove speciali con baricentro Bobbio, sulle tortuose strade collinari dei dintorni della Val Trebbia, nel cuore della regione denominata Oltrepo, perché si trova a sud del grande fiume. La gara piace a tutti, proprio per la conformazione del territorio, che lo rende una palestra di guida ricca di saliscendi, a lunghe curve a raggio variabile, molte cieche, come in Corsica. Insomma, a livello nazionale è una gara importante, di quelle che dicono molte sulla capacità del pilota che la vince. Solo 3 curve. La prima prova speciale da affrontare è la Mercatello, dal nome del passo omonimo, che si trova a 1060 metri sopra il livello del mare. Da Marsiglia a Ferriere sono poco meno di 25 km di strada. La prima parte tortuosa e lenta, con curve da seconda e terza marcia, poi una parte centrale molto più veloce e una finale simile alla prima. Il rally prende il via alle 18:51 di sabato 24 luglio. Sebbene sia tardo pomeriggio, fa molto caldo. Angelo Garzoio non è un navigatore tra i più assidui del team. A quel ruolo preferisce quello di direttore sportivo, per il quale sta studiando da aggregato frequentemente alla squadra corse sui campi di gara. Ultimamente ha ceduto spesso al collega Piero Sodano il suo posto abituale di fianco a Mauro Pregliasco nell'abitacolo della Stratos. Pregliasco e Garzoio hanno il numero 2 sulle portiere. Partono dopo l'Opel Kadett di Balestrieri Maiga. Alla terza curva la Stratos banda, si capovolge e finisce nella scarpata, incendiandosi. Coricata sul fianco sinistro. Garzoio salta fuori dall'auto. Cerca di aiutare Pregliasco a uscire dall'abitacolo, ma il calore è insopportabile. Le fiamme fortunatamente distruggono i rami, che tengono bloccata la macchina, che riprende a scendere lungo la scarpata, permettendo a Pregliasco di uscire, finalmente. I 2 piloti, con testa, mani e schiene ustionate, raggiungono a piedi la partenza della prova speciale e sono trasportati all'ospedale, dapprima di Piacenza, poi al centro grandi ustionati di Torino. Hanno il 20% del corpo bruciato, ma sono coscienti. Tuttavia, nelle settimane seguenti, mentre Pregliasco lentamente si riprende, Garzoio peggiora, fino a che muore il 18 agosto per le complicanze dovute all'aver inalato i fumi dell'incendio. Troppo caldo. All'epoca nei rally non c'era obbligo per i piloti di indossare abbigliamento ignifugo. È normale vedere gli equipaggi nelle gare più calde come Safari e Acropoli all'interno delle vetture in maglietta di cotone e jeans. Anche al rally delle Valli Piacentine molti sono vestiti in questo modo. Pregliasco e Garzoio hanno l'abbigliamento migliore e più sicuro, fornitogli dalla Lancia, ma indossano solo la tuta tenendola in parte aperta per sopportare meglio il caldo. D'altra parte il fuoco fino ad allora si è visto di rado in gara. Invece stavolta il serbatoio della Stratos di acciaio si rompe nell'impatto e dell'inferno. Ma come mai la vettura esce di strada, in un punto nemmeno molto veloce? Pregliasco nel libro intervista realizzato con Carlo Cavicchi ricorda che non ci fu alcun impatto e che molto probabilmente ci fu un problema meccanico, in particolare al cambio, che aveva già dato noie in precedenza. La squadra Lancia si ritira subito dalla gara. Carello e Bernacchini non prendono nemmeno il via.
Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.